Benvenuti ragazzi, questa è la prima lezione pratica con la nostra fisarmonica. Ce ne sono volute di lezioni in realtà per cominciare questa, ma finalmente ci siamo arrivati. Come avete potuto vedere ho fatto anche delle cover, spero vi siano piaciute e non saranno le uniche. Continueremo a fare delle cover, continuerò a fare delle cover e vedrete che non ne rimarrete delusi. Dunque, cominciamo subito con questa lezione pratica di fisarmonica. Cosa vedremo nella prima lezione pratica? Innanzitutto cominceremo dal primo esercizio del metodo per fisarmonica. Se non avete visto il libro in questione, andatevelo a vedere su questo video. Avevo presentato due libri fondamentali che sono il metodo per fisarmonica e la tecnica moderna del fisarmonicista. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo subito a vedere questo primo esercizio del metodo per fisarmonica che vi servirà a cominciare per fare la prima settimana di fisarmonica in assoluto. Quindi voi partite da zero, avete in mano il vostro strumento, non l'avete mai suonato prima e cosa comincerete a fare? Comincerete a fare questo esercizio. Ok, siamo pronti con la nostra fisarmonica. Da notare subito la posizione dello strumento. Il mantice va sulla gamba sinistra e la tastiera appoggiata contro la gamba destra. Le dita, ogni dito deve essere appoggiato su un tasto. Per questa prima lezione ci posizioniamo col pollice sul primo Do. Abbiamo visto che il primo Do si trova appena prima dei due tasti neri consecutivi, questi qua vedete, quindi col pollice dovete posizionarmi esattamente qua e ogni dito successivo deve essere appoggiato a ogni tasto successivo, rispettivamente Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Mi raccomando, anche il gomito non tenetelo troppo alto, le dita leggermente ricurve e possiamo dunque partire. Se volete rivedervi un attimo il video sulla posizione da tenere, la corretta posizione della fisarmonica, è un video che avevo fatto all'inizio e andatevelo pure a vedere, che è molto utile. Ora andiamo a vedere questo esercizio. Con questo esercizio, questi due esercizi per l'esattezza, dovrete farli per circa una settimana. Quindi andremo a cadenza settimanale. Ogni video che vi proporrò, gli esercizi contenuti nel video andranno fatti settimana in settimana. Non interrompeteli prima perché non è vantaggioso. Cioè, se voi fate questi esercizi solo per 2-3 giorni e poi passate gli esercizi dopo, sono un po' troppo poco 2-3 giorni, perché anche la vostra mano, il vostro cervello ha bisogno di capire la tecnica nel fare questi esercizi. Quindi mi raccomando, fateli a cadenza settimanale, possibilmente tutti i giorni. Dico possibilmente perché so che magari è difficile mantenere l'impegno ogni giorno, però se riuscite a farlo ogni giorno non avrete problemi a imparare la fisarmonica. Per questi esercizi voglio specificare che inizialmente basta anche solo una mezz'oretta al giorno, 20 minuti, mezz'oretta, perché alla fine sono molto semplici, vanno fatti lenti, però sono anche corti come esercizi e farò di tutto anche per non farvi annoiare, perché potranno sembrare noiosi come esercizi, ma non vi preoccupate che non vi annoierete. Allora, innanzitutto io metto di solito un registro molto dolce. Perché lo metto? Perché mi dà fastidio sentire troppi rumori mentre studio fisarmonica, ma voi se volete potete mettere qualsiasi registro vi piaccia. Se magari vedete che andate meglio a studiare con un registro tipo questo, allora fatelo, nel senso non sono io a proibirvelo. Solo io dopo anni e anni di studio mi trovo meglio con un registro un po' più dolce, un po' più leggero, insomma, perché per studiare mi trovo meglio. Ok, allora, come vi ho anticipato, questo esercizio servirà per saper contare. Contare a tempo specifico, perché contare credo lo sappiamo fare tutti, però contare a tempo è un po' un'altra cosa. Cioè, se voi contate dall'1 al 10, come quando giocate a nascondino, magari a nascondino lo fate al contrario, dal 10 all'1,
Però saper contare a tempo è una cosa diversa dal saper contare, perché se io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 è diverso da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e avanti. Perché è diverso? Perché nella seconda maniera ho contato mantenendo lo stesso lasso di tempo fra un numero e quello successivo. E noi facciamo esercizi per insegnarti a contare a tempo apposta perché il contare a tempo è la prima cosa fondamentale da saper fare se volete suonare uno strumento. Ho conosciuto tantissimi musicisti che anche di quelli che non avevano studiato a scuola con un metodo, insomma, e tutti quelli che avevano fatto da autodidatta facevano sempre lo stesso errore, anche per anni, dilungato per anni. Gli mancavano le basi del saper mantenere il tempo. Quindi me li trovavo che magari cominciavano a suonare una canzone e correvano sempre di più e correvano senza rendersene conto. Appunto loro hanno sempre studiato senza metronomo, ma adesso io non è che nelle prime lezioni vi farò usare il metronomo. Prima vi faccio capire qual è il concetto di saper contare a tempo. Allora, adesso vediamo subito questo primo esercizio che richiede di suonare ogni nota e mentre si suona la nota bisogna contare fino a 4. Ogni nota vale 4, quindi 4 battiti. Se guardate sul libro, queste sono le note, quelle tonde, che si chiamano semibrevi. Per la lezione sulla durata delle note avevo fatto un altro video, quindi potete andarvelo benissimo a vedere e capirete cos'è una semibreve. Quindi abbiamo ogni nota che ha una durata di 4 battiti e fra una nota e l'altra c'è una pausa di 4 battiti. Quindi andiamo subito a vedere la pratica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allora, può sembrare noioso, ma vi assicuro che non è così semplice da fare. Cioè, continuare a contare con la stessa cadenza è un bel esercizio, sia per le dita, per la posizione, ma anche e soprattutto per la vostra cognizione del saper contare. Questo è il primo esercizio in assoluto che dovrete fare e l'altro esercizio invece è questo qua. Esattamente analogo a questo, ma invece che contare fino a 4, ogni nota vale 3 battiti, quindi è una minima con il puntino che vale 3 e vale 3 battiti e fra una nota e l'altra ci sono anche lì solo 3 battiti invece di 4. Quindi esattamente così. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
questi sono gli esercizi. Non so se l'avete notato, ma fra una nota e l'altra il mantice va aperto e chiuso. Quindi ogni nota, ad esempio il Do, dobbiamo aprire il mantice, poi facciamo la pausa, rimaniamo fermi col mantice, facciamo il Re e chiudiamo il mantice. Questo perché per evitare che il mantice vada aperto un po' troppo, e noi dobbiamo anche imparare le misure del mantice, quindi questo è anche un esercizio di mantice, imparare ad aprirlo e chiuderlo nella maniera corretta. Bene, questo era il primo esercizio. Mi raccomando, fatelo con regolarità, non arrendetevi subito. Dopotutto ci vogliono solo 20-25 minuti per farlo. Per farli entrambi fate sia l'esercizio da 4 battiti che quello da 3 battiti e vedrete che dopo una settimana le vostre dita saranno già diverse rispetto alla settimana prima. In realtà i risultati ci vedono di solito dopo 1 o 2 mesi. Comunque il periodo iniziale è anche quello più bello perché in pochi mesi riuscite a vedere il lavoro che avete fatto immediatamente. Cioè, quando siete già rodati che la sapete già suonare, poi i livelli di miglioramento diminuiranno un po', ma all'inizio è la parte dove la curva del grafico sale in maniera esponenziale. Quindi abbiate fede, fate gli esercizi anche se sembrano un po' noiosi e ci vedremo alla prossima settimana con i prossimi esercizi. Ciao ciao!